Ma come cavolo ha fatto un umile bidello e benzinaio a diventare milionario con uno stipendio basso? E come possiamo trarre spunto da questa semplice storia a dir poco surreale? Ma prima di iniziare nel vivo di questa storia straordinaria, benvenuto a Economicamente. Io sono Rino e oggi esploreremo una storia affascinante che dimostra come sia possibile diventare milionari anche con uno stipendio modesto. Scopriremo come qualcuno, come un semplice benzinaio americano, sia riuscito ad accumulare la bellezza di 8 milioni di dollari. È una vicenda incredibile che merita di essere raccontata e soprattutto imparata. Quest'uomo, realmente esistito negli Stati Uniti, ha fatto nel corso della sua lunga vita dei lavori umili, ma soprattutto è un esempio straordinario di determinazione e intelligenza finanziaria. Cresciuto in una famiglia povera, ha completato il liceo e ha lavorato come bidello per gran parte della sua vita, in un periodo in cui i bidelli guadagnavano circa 22.000 dollari all'anno. Ma nonostante ciò è riuscito a trasformare questo modesto misero stipendio in una fortuna da 8 milioni di dollari. Ora la domanda che tutti si pongono è: come cavolo ha fatto? Cerchiamo di riassumerla in 9 punti chiave. Punto numero 1. Il flusso di cassa. Il segreto di quest'uomo era una formula finanziaria che le scuole non insegnano. Questa formula è semplice ma potente. Entrate meno uscite uguale flusso di cassa. Se il tuo flusso di cassa è positivo, hai denaro da investire. Se è negativo, sei in debito. Davvero semplice, non trovi? E poi, personalmente, credo che sia una cosa davvero importante capire le basi dell'economia. Chi ha custodito questo segreto ha capito l'importanza di mantenere sempre un flusso di cassa positivo, che gli ha permesso di investire e costruire la sua ricchezza nel tempo. Punto numero 2. Iniziare a risparmiare presto. Un altro aspetto fondamentale è iniziare a risparmiare il prima possibile. Infatti, se inizi a risparmiare a 20 anni, calcolando dei rendimenti dell'8%, dovrai mettere da parte solo 200 euro al mese per diventare milionario a 65 anni. Ma se inizi a 30 anni, quel valore aumenta a 440 euro al mese. E così via. Questo dimostra quanto sia importante iniziare presto ad investire per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Punto numero 3. Gestione delle spese. Mentre il risparmio è il primo aspetto essenziale per la libertà finanziaria, la gestione delle spese è altrettanto importante. Non è necessario monitorare ogni centesimo, ma è fondamentale avere una visione chiara delle tue spese fisse mensili. Questo ti permette di impostare obiettivi di spesa per categorie come alloggio, cibo, intrattenimento e viaggi. E il denaro che risparmi in queste categorie può essere investito in asset finanziari o immobiliari per un lungo periodo. Punto numero 4. Possedere diverse fonti di reddito. Un altro segreto chiave di chi diventa milionario è possedere diverse fonti di reddito. La dipendenza da un solo stipendio o da un lavoro a tempo pieno può essere molto rischiosa. Quest'uomo statunitense, diventato milionario, aveva addirittura 2 lavori, uno come bidello ed un altro come benzinaio. Questo gli ha fornito una maggiore sicurezza e serenità finanziaria. Il classico esempio di chi ha avuto un piano B del tipo finanziario. Punto numero 5. Effettuare investimenti intelligenti. La differenza tra investire e fare trading è cruciale. E lui ha evitato il trading e ha invece concentrato i suoi investimenti su aziende singole e solide, valutando il loro valore intrinseco. Questo approccio gli ha permesso di evitare i rischi associati al trading e di costruire lentamente ma costantemente la sua ricchezza. Ricorda che alla perdita c'è un limite, ma non c'è un limite al guadagno. Infatti non occorre indovinare ogni singola azienda che farà un botto di utili, ma ne basta individuarne una o due, in quanto questa farà in modo di rifarsi su tutte le altre che sono andate in perdita o hanno fatto dei modesti guadagni. Punto numero 6. Il potere dell'interesse composto. Il potere degli interessi composti
È uno strumento potente per far crescere i tuoi investimenti. Ha investito costantemente sul lungo periodo e il suo patrimonio è cresciuto esponenzialmente nel tempo grazie agli interessi composti, cioè guadagnava interessi sugli interessi. Questo è il motivo per cui il grande Albert ha definito gli interessi composti l'ottava meraviglia del mondo. Punto numero 7. Gestire le crisi finanziarie. Le crisi finanziarie possono colpire tutti noi, ma come reagiamo è fondamentale. Infatti quest'uomo ha vissuto ben 11 crolli di borsa durante la sua vita, ma ha sempre mantenuto la calma e ha continuato a investire per il lungo termine. Si tenga bene a mente che è passato a miglior vita alla veneranda età di 92 anni. Questo atteggiamento di avere una visione di lungo periodo ha fatto la differenza nel suo successo finanziario. Punto numero 8. Continuare ad imparare. Una delle chiavi del successo è aver sete di apprendimento. L'informarsi attraverso riviste come il Wall Street Journal e il parlare con persone esperte di finanza ha fatto tutta la differenza del mondo. È difficile fare l'investitore senza documentarsi quotidianamente. Si tratta di una formazione costante nel tempo, in quanto siamo in un periodo storico in cui tutto cambia velocemente. L'importanza dell'educazione finanziaria non può essere ignorata per coloro che vorrebbero ritirarsi dal mondo del lavoro prima della pensione. Punto numero 9. Non arrendersi. Penso anche che questo signore da un reddito basso, che faceva lavori umili, non si è mai arreso nonostante gli ostacoli e gli investimenti falliti. Non credo che per ogni investimento ci ha azzeccato, ma ha capito che tutti possono commettere errori. Ma la chiave è non smettere mai di cercare di migliorare la propria situazione finanziaria e avere una visione di lungo periodo. In conclusione, credo fermamente che questa storia debba essere un potente insegnamento su come gestire le proprie finanze in modo intelligente e costruire la propria ricchezza, anche con un reddito modesto. Spero che questa storia ti abbia ispirato e che tu possa applicare questi principi alla tua vita finanziaria, anche se hai un lavoro come tutti gli altri. Ricorda di iniziare a risparmiare presto, di gestire le tue spese in modo intelligente, di cercare diverse fonti di reddito e di investire saggiamente. Ricorda che nessuno può prevedere il mercato nel breve periodo, ma che anche i migliori economisti concorderanno sul fatto che il mercato sul lungo periodo migliorerà. Ed infine, soprattutto, non smettere mai di imparare e che gli errori fanno parte del nostro percorso di vita. Come dico sempre, questo non è un consiglio finanziario ed io non sono un consulente finanziario, ma credo che informarsi su questi temi sia doveroso, soprattutto per coloro che vorrebbero ritirarsi dal mondo del lavoro prima della pensione. Grazie per avermi seguito oggi su Economicamente. Se questo episodio ti è piaciuto, condividilo anche con i tuoi amici e non dimenticare di seguirmi per ascoltare altre preziose lezioni di finanza personale. Buon investimento a tutti. Alla prossima. Ciao.